Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi siamo qua per testare e recensire una nuova batteria. Questa batteria mi è stata inviata da Lifetime, che mi ha fornito anche il suo caricabatterie da muro. Quindi batteria litio ferrofosfato da 50 Ah e il caricabatterie per la ricarica tramite la corrente di casa di questa batteria. Ma adesso andiamo a vedere un pochino, parliamo di due caratteristiche tecniche e poi trarremo le conclusioni in base al test che farò in laboratorio per verificare che la batteria abbia effettivamente la capacità effettiva di 50 Ah. Questo diciamo è l'unico test reale che possiamo fare, poiché testare i cicli di vita di una batteria al litio è abbastanza difficile, perché si tratta di 3.500-4.000 cicli di vita in base alla tipologia di batteria al litio. Quindi vi dicevo batteria al litio, ma non una batteria al litio qualsiasi, batteria al litio ferrofosfato. Batteria al litio ferrofosfato è, a mio parere, la tipologia attualmente di batteria migliore per quanto riguarda la chimica. Rispetto a una batteria AGM al piombo, capite subito che la prima sostanziale differenza che balza all'occhio è il fatto che a parità di capacità di amperora, una batteria litio ferrofosfato è molto più piccola e leggera rispetto a una batteria al piombo, molto più leggera, cioè questa batteria è davvero portatile, ecco. E nonostante tutto noi potremmo considerare che questa batteria è equiparabile a una batteria AGM al piombo da 100 Ah, poiché le batterie al litio ferrofosfato hanno la possibilità di scaricarsi molto più a fondo rispetto a una batteria al piombo. Quindi questa batteria da 50 Ah equivale all'incirca all'80% di una batteria da 100 Ah al piombo. Pesa molto meno, ha una longevità decisamente molto maggiore rispetto a una batteria al piombo perché vive almeno 4 volte di più, si tratta di 3.500-4.000 cicli di vita ed è anche una batteria molto sicura poiché le batterie litio ferrofosfato, anche se forate e danneggiate, non causano scoppi incendi ma semplicemente fanno una fumata e finita lì la storia. Dovrebbero essere anche le batterie ecologicamente più sostenibili e anche quelle un pochino più riciclabili. Quindi questo potremmo considerarlo il futuro. Oltretutto questa tipologia di batterie così in formato classico, io ricordo che fino a pochi anni fa, fino a un paio d'anni fa, erano abbastanza difficili da trovare, soprattutto con un prezzo veramente molto elevato. Adesso i prezzi cominciano a essere decisamente più competitivi rispetto a un tempo, quindi è aumentata l'offerta e qui abbiamo uno dei prodotti più recenti con anche delle caratteristiche tecniche che adesso vi andrò a riassumere. Qua abbiamo il suo manualetto che ci viene spedito a corredo con la batteria, manualetto di istruzioni. Abbiamo la presentazione di tutta la gamma di batterie del brand, perché ce ne sono di vari tipi, non solo da 12 ma 12, 24, 48 e con varie capacità. Una guida rapida in inglese, un manuale di istruzioni in tedesco, un manuale di istruzioni in inglese, un altro opuscolo per spiegarvi un pochino varie cose, tra le quali come crearvi un impianto fotovoltaico e così via. Comunque quello che a noi interessa sostanzialmente su questo manualetto. Il manuale vi fornisce tutta una serie di indicazioni su come connettere batterie in serie e in parallelo, quindi noi possiamo partire con una semplice batteria così e poi ampliare il nostro impianto a nostro piacimento, quindi possiamo iniziare con un budget relativamente basso e man mano aumentare il nostro impianto acquistando diverse batterie di questo tipo ed aggiungendole. Qua ovviamente vi fa vedere anche, proprio vi specifica anche le differenze tra batterie litio ferrofosfato e batterie piombo acido. Qui abbiamo qualche caratteristica tecnica: capacità nominale 50 Ah, voltaggio nominale 12,8 volt, 640 Wh di autonomia. Questo è il valore che terremo di riferimento per il test casalingo col frigorifero per verificare l'effettiva capacità di questa batteria.
vi mette i valori per la ricarica ed è in grado di erogare come potenza massima continua 640 watt. Quindi questo significa che con l'utilizzo di un inverter potremo erogare questa potenza con una sola batteria da 12 volt. Ha anche una protezione IP65, quindi dovrebbe essere resistente anche agli spruzzi e dalla polvere, ed all'interno di questa batteria è presente anche il BMS, il Battery Management System, per la gestione delle celle che ci sono all'interno, quindi per la gestione proprio della carica e della scarica della batteria. Questo per quanto riguarda la batteria. Questo è il caricabatterie da muro, quindi se voi non avete intenzione di farvi un impianto fotovoltaico, non avete intenzione di usarla come batteria di accumulo per il vostro fotovoltaico, ma volete portarla all'occorrenza in giro questa batteria ed utilizzarla, abbiamo a disposizione questo strumento che è il caricabatterie da muro per casa, che ci permetterà di caricarla ed utilizzarla semplicemente all'occorrenza. La prendiamo, ce la portiamo via e ci colleghiamo per esempio a un piccolo frigorifero. Ma ora direi di passare al test di laboratorio e andiamo a vedere se la capacità di questa batteria è effettiva. Eccoci ad effettuare il nostro test di laboratorio. Questa batteria ha una autonomia di 640 Wh. Questo frigorifero ha un assorbimento di 47 Watt. Questo significa che questa batteria, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe durare 13 ore. Consideriamo varie dispersioni. Io farei una previsione ottimistica di circa 12 ore scarse, ok? Attualmente sono le 8:08. Userò una videocamera con la quale monitorerò il LED e diciamo domani mattina verificherò l'orario di scarica completa e verificheremo che quantomeno questa batteria effettivamente riesca a garantire circa 11-12 ore al massimo. Vedremo. Ora colleghiamo. Il frigorifero è partito regolarmente e vediamo un pochino quando la batteria morirà. Eccoci giunti al momento delle conclusioni. Direi che il test di laboratorio è stato superato. Parliamo anche di prezzi. Questa batteria attualmente sta a 199 euro. Prezzi ovviamente potrebbero oscillare nel corso del tempo. Prezzo decisamente conveniente rispetto a una GM al piombo. Ormai, vi dicevo, comincia ad esserci una certa competizione e di conseguenza entrare anche in possesso di una batteria al litio ferrofosfato è diventata una cosa decisamente più accessibile a tutti. È inutile che vi dica che anche al doppio del prezzo è decisamente molto più conveniente l'acquisto di una batteria a litio ferrofosfato rispetto a quella al piombo, per tutta una serie di fattori. Consideratelo anche come un investimento per il futuro nel caso decidiate di comprarla come inizio di impianto. Ecco, voi potreste partire con una piccola batteria e poi man mano espandere il vostro impianto. O comunque è una batteria che potrete sempre riciclare per tante altre cose. Ecco. Vi lascio comunque tutti i link del rivenditore di Lifetime in descrizione. Ringrazio Lifetime, ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettetemi un like e se vi va di lasciarmi un commento riguardo magari la vostra esperienza con batterie litio ferrofosfato per i vostri impianti di casa, di baita, di barca o di camper, siete benvenuti. Ci vediamo al prossimo video, quindi un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima.